Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio con la prima carta che ci dà una bellissima indicazione di movimento e fermento, soprattutto dal punto di vista delle notizie, delle idee e delle novità, anche delle informazioni che possono arrivare per mezzo di qualcuno, ci possono essere anche degli incontri, delle visite da ricevere, certo anche da fare. È una carta di movimento, sì, è vero, può indicare anche degli spostamenti, viaggi, trasferte, eccetera. Abbiamo al centro questa carta della bara, in realtà non deve spaventare perché spesso può rappresentare la fine di un qualcosa, l'inizio della trasformazione o trovarsi già in una fase di trasformazione dove c'è la possibilità di chiudere definitivamente un ciclo di esperienze e quindi poi attivarsi verso un nuovo inizio. Spesso sì, vuol dire anche magari quando c'è qualcosa di spiacevole che finalmente abbiamo l'opportunità di guarirla, di chiuderla del tutto, e infatti a testimoniare questo può esserci proprio la carta del sole, dove spunta gioia, un evento felice, alcune cose possono sbloccarsi perché è anche una carta abbastanza dinamica, di crescita e di successo e di allegria. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore coppia single, alcune cose però ricordo possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Troviamo il fiordaliso, ottima carta, indica un rapporto positivo, costruttivo. È vero che ci possono essere alcune divergenze, infatti l'oleandro mette un po' in guardia sui dubbi, sulle perplessità, soprattutto quando magari siamo insicuri su alcune cose, allora siamo sempre lì alla ricerca di conferme. Ecco, questo potrebbe creare o un po' di fastidio o un po' di incertezza nella coppia, ma anche diciamo nelle relazioni più importanti. Quindi il consiglio principale è quello di lasciar andare, di evitare magari di soffermarsi troppo su alcune cose, soprattutto se poi sono delle cose che danno fastidio a voi personalmente, quindi queste è vero possono creare un po' di tensione. Magari sia il momento giusto, visto che avete questa energia principale di trasformazione e di evoluzione, di rendere tutto molto più positivo e costruttivo. In realtà questa energia l'avete e forse è questa che deve in qualche modo continuare per portare chiarezza, per fare delle richieste ben specifiche e che non siano messe in dubbio, che ci sia un rapporto sereno, complicità, scelte condivise, progettualità, quindi massima compatibilità e costanza, quindi di non lasciarsi destabilizzare da queste cose. E per i single, queste vogliono dirvi che effettivamente
cioè se state frequentando, conoscendo una persona, magari la cosa può procedere ancora in questo modo e quindi la fase di conoscenza che può svilupparsi, sempre di più. Se invece non c'è nessuno, in realtà si vede una, specie di tranquillità, in voi stessi e, la possibilità anche di, conoscere, avere a che fare con una persona che potrebbe essere interessante, però ovviamente ci sono dei dubbi e delle perplessità. L'oleandro fa capire che forse alcune cose potrebbero darvi un po' fastidio. La persona forse è impegnata, o forse non ci sono i presupposti giusti, ci sono al momento delle difficoltà, quindi di valutare se rimanere in questa situazione dove ci sono appunto questi profondi dubbi o cercare di voltare pagina e quindi di, tra virgolette, non perdere altro tempo, ma questo lo valuterete voi. Poi vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la vecchia signora. Ecco, la vecchia signora è una parte di noi che cerca valutazione, obiettività, anche possibilità di recuperare dei progetti che sono stati accantonati, quindi questo è il momento giusto di riprenderli. Può anche avere a che fare con rinnovare vecchi schemi e quindi chiudere con alcune circostanze e cercare di aprirsi alle altre. Dipende, cioè se magari vi trovate a vivere una situazione a livello lavorativo, anche se siete in pausa, ovviamente c'è il momento di distacco, però sapete che alcune dinamiche purtroppo rimangono e sapete che dovete in qualche modo cercare di risolvere. Forse raccogliere appunto più obiettività vi darà la spinta giusta, forse anche grazie all'aiuto di qualcuno o ritrovata serenità e gioia, vi può dare quell'opportunità di avere più voglia, insomma più desiderio magari di fare dei cambiamenti, di valutare possibili nuove idee o anche fare nuovi progetti, quindi di migliorare un po' tutto, sia chi ha lavoro, sia chi sta appunto valutando dei nuovi progetti, chi magari soprattutto è in cerca di lavoro, chi vuole aggiungere al proprio lavoro anche altri obiettivi. Ecco, questo è il momento giusto per valutare questo profondo cambiamento, perché ovviamente alcune cose non è che si possono fare dall'oggi al domani, quindi hanno bisogno di meditazione, di valutazione obiettiva, di possibili investimenti sia di denaro sia anche proprio di energie a livello psicofisico, quindi direi una bella fase di preparazione per tutti e anche per chi è alla ricerca, perché è vero che alcune cose promettono abbastanza bene, adesso si stanno muovendo nel senso di trasformazione e di cambiamento, quindi vedrete i risultati successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!